Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, se non l'avete ancora fatto. Oggi parliamo di quella che è la mia ultima lettura, che è questa qui, Falce di Schusterman. Il momento in cui vedrete questo video, il libro sarà praticamente appena uscito in Italia, perché infatti esce il 19 maggio per la Oscar Mondadori nella linea Oscar Fantastica. Io sono riuscita a leggerlo in anteprima grazie al fatto che la Mondadori cercava recensionisti per questo volume, quindi insomma sono riuscita a leggerlo con un po' d'anticipo. Comunque uscirà con questa cover in un'edizione che sembra, dalle foto che la Mondadori ha messo sui propri social, splendida. Sarà infatti un cartonato con la sovraccoperta, avrà le pagine gialle, all'interno della sovraccoperta avrà un'illustrazione, insomma un volume di pregio sicuramente, come quelli a cui ci sta abituando ultimamente la Mondadori. Uscirà con 360 pagine al costo di 20 euro. 360 pagine con una scrittura oltretutto che si legge anche in maniera molto veloce, quindi non è sicuramente un libro pesante, assolutamente. Chi mi segue sul canale sa che io non ero intenzionata a leggere questo libro, perché quando è uscito il mio primo pensiero è stato: questa copertina è orrenda, non fa per me, sia l'illustrazione che i colori, insomma la trovo proprio brutta. È stata annunciata in Italia con la stessa cover, il che di base è sicuramente un bene, perché insomma finché si mantengono le copertine originali è sempre un bene. Però niente, a me sta cover non piace. Poi ho letto molte recensioni positive, la trama del libro, e vista la trama molto originale e le recensioni ho detto diamo una possibilità a questo libro, che alla fine è un ne. Andiamo al dunque. La storia è molto molto originale, sicuramente è il suo punto di forza. Viene presentato come un distopico, secondo me distopico non è, anzi se voi siete di quelli che lo definiscono distopico scrivetemi il perché sotto nei commenti, perché almeno cerco di capire perché viene definito distopico. A livello commerciale lo capisco, perché è più vendibile, però secondo me è un libro utopico, perché Schusterman ci presenta un futuro a cui l'essere umano da sempre, dalla notte dei tempi, aspira. Schusterman ci presenta una società, un futuro non troppo lontano, dove l'essere umano ha sconfitto la morte in ogni sua forma. Non esiste più la malattia, nessun tipo di malattia, non esiste più la vecchiaia, ci si può ringiovanire nel fisico, anche la morte accidentale o cruenta può essere evitata, perché una volta morti si viene riportati in vita. Insomma, non si muore più. Quindi tutto come l'uomo ha da sempre aspirato. Quindi appunto per questo secondo me è un libro utopico, perché non ci porta un futuro dove c'è qualcosa che non va, una dittatura, un fine del mondo e quant'altro, ma un futuro sulla carta è perfetto. Tanto perfetto che l'uomo ha sconfitto la criminalità e tutto ciò che ne comporta, così tanto che sono stati eliminati anche i governi, perché l'uomo non ha più bisogno dei governi, ma viene governato da un'intelligenza artificiale. Ah, anch'io appena leggevo il libro, appena è stata presentata l'intelligenza artificiale, ho detto cala. E un'altra volta un libro dove gli umani combattono contro le macchine. E no, stavolta l'intelligenza artificiale vuole il bene degli umani, assolutamente il bene degli umani, tanto da mettersi contro gli umani stessi laddove non vedono il proprio bene, e sarà la maggiore alleata dei buoni del libro. Quindi sicuramente non una dittatura, non un governo imposto. Quindi anche da questo punto di vista è una società utopica. L'idea di ogni libro parte da un problema, ovviamente, dove lo riscontra Schusterman nel fatto che avendo sconfitto tutta la morte, tutta la criminalità, e comunque continuando a procreare, c'è sovrappopolamento sulla Terra. Quindi l'uomo ha deciso di creare un gruppo, di selezionare un gruppo di uomini che vengono chiamati falci, il cui compito è proprio falciare, come dice nel libro, spigolare, ma detto in soldoni, de fa fuori, de ammazzà, gli esseri umani selezionati random tra la popolazione, in modo tale da mantenere sempre l'equilibrio e comunque di poter vivere sulla Terra con le risorse per tutti. Ora, dov'è il cattivo della storia, voi vi direte? Ovviamente, avendo sconfitto la criminalità, la malattia, la morte e quant'altro, l'unico nemico per l'uomo è l'uomo stesso. Ovviamente, non avendo più la morte, il dolore,
è difficile avere anche l'altra faccia della medaglia, che è appunto la gioia, il piacere, un po' come la notte e il giorno, insomma, senza luce, senza tenebre non c'è la luce. Al contempo, i soli che riescono ad avere, insomma, emozioni forti sono le falci, perché si trovano a dover uccidere gli altri, e alcune di queste falci si faranno un po' trasportare dall'enfasi del loro lavoro, mettiamola così. La storia parte, quindi, come vedete, un'idea molto originale, molto diversa da tutto quello che abbiamo letto adesso, e per questo io definisco il libro un utopico, perché ci rappresenta un punto ideale dello sviluppo della società umana, ma che tanto l'uomo alla fine riesce comunque a rovinare, perché tanto si sa che alla fine l'uomo rovina sempre tutto, e quindi questo è. La storia ci presenta due giovani, che sono Sidra e Rowan, che vengono selezionati per diventare apprendisti falci, in futuro falci. Nessuno dei due è intenzionato a volerlo fare, perché nessuno dei due vuole uccidere, e quindi questa è la qualità essenziale per diventare delle falci, perché per essere delle buone falci non si deve amare il proprio lavoro. Questo è l'incipit della storia. Poi in realtà si avranno un'evoluzione della storia, succederanno dei fatti, insomma ci saranno varie situazioni che io non vi dirò, perché altrimenti sarebbe spoiler, che portano avanti la storia. Detta su carta, la storia è sicuramente molto bella, perché per me è un ni. Per me è un ni innanzitutto per la scrittura della Schusterman. Lei scrive in maniera molto lenta da un certo punto di vista, ma anche veloce da un altro. Lenta perché ha una narrazione, insomma, in cui soprattutto nella prima parte succede poco, e poi veloce perché soprassiede sulle cose che secondo me sono essenziali. Questo è un libro che viene presentato come libro per i giovani. Io capisco che si voglia vendere un libro per i giovani senza appesantirlo di temi troppo importanti, ma è un libro che alla fine parla di il valore della vita e di morte, di massacri, di omicidi, insomma i temi presentati nel libro sono importanti, è anche un libro che ti fa riflettere sul valore della vita, assolutamente, ma poi la Schusterman non ha il coraggio di scavare fino in fondo in questi temi. Vi faccio un esempio: c'è un personaggio che Rowan incontra durante il libro, che è una giovane falce, che è un po' un piede in due scarpe, perché è molto ambizioso e quindi sente il fatto del suo ruolo come selezionato tra gli altri umani, come un'elite tra gli altri umani, e al contempo la fatica emotiva di dover uccidere le persone. È secondo me il personaggio migliore del libro, però non viene scavato fino in fondo, viene sempre lasciato sulla superficie, per cui noi non conosciamo veramente le tempeste emotive che quel personaggio vive. Lo stessa cosa per i due protagonisti. Sidra è, mi dispiace dirlo, ma è proprio piatta. Cioè lei tutto il libro sorride, fa battute e si allena, basta, non approfondisce le sue passioni emotive. Rowan un po' meglio, perché lui vivrà durante la storia sicuramente delle situazioni molto più al limite, verrà sottoposto a delle situazioni molto più difficili, e quindi si troverà a doversi maggiormente domandare da che parte stare, praticamente, e quindi lo vediamo meglio. Ma anche lì scende proprio a fondo del personaggio, cioè non ci racconta quali sono le vere emozioni di Rowan, ce lo lascia sempre sulla superficie. È un po' questa cosa di tutto il volume, di rimanere sulla superficie delle cose. Tutti i personaggi principali sono falci o assistenti o apprendisti falci, quindi passano il volume praticamente a massacrare la gente con coltelli, lanciafiamme e quant'altro, e tutto ci viene raccontato con una tranquillità che lascia stupefatti. Voglio dire, ci stai raccontando un omicidio? Di questo che con un coltello ammazza qualcun altro? Entra a fondo delle emozioni, cioè raccontacelo in maniera più cruenta, più vissuta, che sta provando la vittima, in maniera tale che noi possiamo addentrarci meglio nella vita di Rowan e Sidra. Questi si trovano davanti, sono due ragazzine, si trovano davanti a gente che commette omicidi e sono lì nel dubbio di cosa fare della loro vita. Avranno delle emozioni forti che li scaraventano a destra e manca, e noi non riusciamo a immergerci nelle loro emozioni perché il libro è tutto in maniera raccontato sulla superficie, e quindi secondo me se si fosse scavato maggiormente
nella parte torbida delle emozioni umane, probabilmente per i miei gusti personali avrebbe funzionato di più. Sicuramente è una lettura molto piacevole e leggera per un lettore che non vuole nulla di troppo impegnativo, ma che vuole un'idea originale. In questo caso sicuramente è un libro adatto. Io, viste le tematiche, avrei preferito un maggior approfondimento della storia, insomma i tormenti anche morali di questi personaggi. Però, ripeto, è una storia invece molto più leggera di quella che mi aspettavo io, quindi forse anche le aspettative che non erano corrette, insomma la copertina doveva farmi capire che era un libro più leggero di quello che mi aspettavo. Capisco perché questo sia un libro che piaccia così tanto, perché di base, appunto, ripeto, l'idea è molto originale ed è molto scorrevole, sicuramente è molto piacevole se voi volete qualcosa di che vi faccia ragionare maggiormente al solito young adult, al solito fantasy, che vi dia qualcosa di diverso e originale rispetto a quello che avete letto, ma che non volete il mattoncone solito. E invece per me, ripeto, è stato lontano dalle mie aspettative. Per questo ho detto è un ni. Sicuramente mi leggerò il 2, vorrei collezionarmeli in cartaceo perché le edizioni sono veramente belle. Se la Oscar Mondadori ci sforna anche il 2 e il 3 in questa edizione, insomma, io mi faccio trasportare dal marketing e per me niente, l'abito fa il monaco nel caso dei libri, soprattutto se me li voglio collezionare, quindi sono molto tentata dal prenderli poi quando usciranno tutti in cartaceo, perché insomma le edizioni sono veramente belle. Per ora, ripeto, è uscito il primo in Italia, il primo di una trilogia, quindi penso l'anno prossimo, spero l'anno prossimo uscirà poi il 2 e in seguito il 3. Voi fatemi sapere se è una lettura che avete fatto, se vi è piaciuta oppure no, se vi è piaciuta scrivetemelo perché nei commenti, così cerco anche di capire perché per me è stata invece così ostica. Scrivetemi se è una lettura che volete fare, che farete. Scrivetemi anche se invece non è proprio il genere che fa per voi, in quel caso scrivetemi cosa state leggendo e se vi sta piacendo. Vi ricordo anche di scrivermi se secondo voi è un distopico, spiegatemi perché è un distopico, perché io non lo riesco a capire, ma vabbè, non importa, non fa niente. Questo per ora è tutto, io vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!